Immagina di trovarti al centro di una foresta infinita. Gli alberi sono piantati a caso, alcuni vicini, altri lontanissimi. Ma la foresta non ha confini. Se alzi lo sguardo e punti il dito in una direzione qualsiasi, prima o poi, inevitabilmente, il tuo dito punterà contro il tronco di un albero. È una certezza matematica. Non ci sono spazi vuoti che attraversano l'intera foresta. Ora sostituisci gli alberi con le stelle e la foresta con l'universo. Se l'universo è davvero infinito e pieno di stelle in ogni direzione, il tuo sguardo dovrebbe sempre, inevitabilmente, atterrare sulla superficie di un sole. Potresti pensare che le stelle lontane siano semplicemente troppo deboli per essere viste. Sembra logico, vero? Una torcia a 1 chilometro di distanza fa meno luce di una torcia a 1 metro. Ma c'è un problema. Un problema enorme che ha tormentato le menti più brillanti della storia. Immagina di dividere l'universo in enormi gusci sferici, come gli strati di una cipolla gigante, con la Terra al centro. Man mano che ti allontani, la luce di una singola stella in quel guscio diminuisce. Ma, allo stesso tempo, lo spazio in quel guscio è molto più grande. Ecco dove la matematica diventa spietata. La luce di una stella si affievolisce esattamente in proporzione al quadrato della sua distanza. Ma il volume di quel guscio cosmico e quindi il numero di stelle che contiene cresce esattamente in proporzione al quadrato della distanza. I due effetti si cancellano a vicenda in modo perfetto. Cosa significa questo per te? Significa che ogni singolo guscio dell'universo infinito contribuisce con la stessa identica quantità di luce alla nostra notte. E se i gusci sono infiniti, la luce totale deve essere infinita. La conclusione è inevitabile quanto terrificante. Il cielo notturno non dovrebbe essere buio. Dovrebbe essere un muro compatto di luce abbagliante. Dovrebbe avere la stessa esatta luminosità e temperatura della superficie del Sole. 5700 gradi in ogni singola direzione. Gli oceani dovrebbero evaporare. La roccia dovrebbe fondere e noi non dovremmo esistere. Eppure, tu guardi fuori dalla finestra e vedi l'oscurità. Il cosmo è nero. Questo semplice fatto, che un bambino può osservare, è una delle prove fisiche più profonde mai scoperte. Ed è conosciuto come il paradosso di Olbers. Perché non stiamo bruciando in questo momento? Dove finisce tutta quella luce? Per secoli, gli scienziati hanno cercato disperatamente una via di fuga da questa prigione logica. Hanno cercato di salvare l'idea di un universo infinito e immobile, perché l'alternativa era troppo sconvolgente da accettare. Ma ogni scappatoia che hanno provato a inventare si è rivelata una trappola ancora peggiore. E la prima di queste false piste l'ha tracciata l'uomo che ha scoperto come si muovono i pianeti. Siamo nel 1610. Johannes Kepler, un genio assoluto, osserva il cielo buio e trae una conclusione drastica. Per lui, il paradosso non esiste, perché l'universo semplicemente non è infinito. Keplero credeva che lo spazio fosse chiuso, limitato, un piccolo contenitore con un numero finito di stelle circondato da un muro oscuro. Usò il buio della notte come arma per smentire chi, come Giordano Bruno, sognava mondi infiniti. Ma la scienza andava avanti, i telescopi miglioravano e l'universo si ostinava a sembrare sempre più grande. Il muro oscuro di Keplero non si trovava da nessuna parte. Saltiamo al 1823. L'astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers dà il suo nome al paradosso e propone la soluzione che sembrava definitiva. Immagina di guidare in una notte di nebbia fitta. I fari delle altre auto sono invisibili finché non sono vicinissimi. Olbers pensò che lo spazio fosse pieno di una nebbia cosmica
nubi di polvere interstellare e gas opaco che assorbono la luce delle stelle lontane, bloccandola prima che raggiunga la Terra. Il cielo è buio perché c'è un sipario sporco tra noi e l'infinito. Sembrava geniale, sembrava logico, ma c'era un difetto fatale. La fisica non fa sconti. Se metti un oggetto freddo davanti a un fuoco infinito, quell'oggetto assorbirà energia e assorbendo energia si scalderà. In un universo eterno, quella polvere cosmica avrebbe avuto a disposizione un tempo infinito per assorbire la luce delle stelle. E sai cosa succede a un oggetto che assorbe energia all'infinito? Inizia a brillare. La polvere di Olbers si sarebbe riscaldata fino a raggiungere la stessa esatta temperatura delle stelle che stava nascondendo. Invece di un cielo buio, avremmo un cielo fatto di nebbia incandescente. Il paradosso era tornato, più feroce di prima. Gli astronomi erano con le spalle al muro. Avevano provato a ridurre il numero di stelle. Avevano provato a nasconderle dietro la polvere, ma niente funzionava. L'idea di un cosmo eterno, immutabile e infinito, stava collassando sotto il peso della sua stessa logica. C'era un pezzo mancante nel puzzle della realtà, qualcosa di così controintuitivo che le menti più rigide della scienza accademica non riuscivano a vederlo. Serviva qualcuno abituato a pensare fuori dagli schemi. Qualcuno che non usava i telescopi, ma l'immaginazione. E la risposta arrivò dalla persona più inaspettata possibile. Anno 1848. Lo scrittore americano Edgar Allan Poe, famoso per i suoi racconti di terrore e mistero, pubblica un saggio filosofico intitolato Eureka. Non era uno scienziato, non faceva calcoli complessi, ma aveva capito una cosa fondamentale. La scienza stava guardando solo lo spazio, ignorando il tempo. Poe scrisse che l'unico modo per spiegare i vuoti neri nel cielo era supporre che la distanza del fondo invisibile fosse così immensa che nessun raggio di luce avesse ancora potuto raggiungerci. Era un'intuizione fulminante. Stava dicendo che la luce ha una velocità e l'universo ha un'età. Fermati a riflettere su questo concetto, perché cambia tutto. La luce non è istantanea. Viaggia a 300.000 km al secondo. È velocissima, ma non infinita. Quando guardi il sole, non lo vedi come adesso, ma come era 8 minuti fa. Quando guardi la stella più vicina, la vedi come era 4 anni fa. Il cielo notturno non è una mappa dello spazio, è una macchina del tempo. Più guardi lontano, più guardi nel passato. E se guardi abbastanza lontano, arrivi a un punto in cui le stelle semplicemente non erano ancora nate. Poe, senza saperlo, aveva anticipato la più grande scoperta del XX secolo. L'universo non è eterno. Ha avuto un inizio. Oggi sappiamo che quell'inizio, il Big Bang, è avvenuto 13,8 miliardi di anni fa. Significa che la luce ha avuto solo 13,8 miliardi di anni per viaggiare. Se la luce di una stella impiega più di questo tempo per arrivare a noi non possiamo ancora vederla. Sta correndo verso di noi in questo momento, ma non è ancora arrivata. Ecco perché il cielo è buio. Stiamo guardando il limite del tempo. Si crea così quello che chiamiamo l'orizzonte cosmico. Immagina di essere su una nave in mezzo all'oceano. Puoi vedere solo fino alla linea in cui il mare incontra il cielo. Oltre quella linea c'è altro mare, ma tu non puoi vederlo. Nello spazio è la stessa cosa. C'è una sfera immaginaria attorno alla Terra, chiamata universo osservabile. Oltre quel confine ci sono sicuramente trilioni di altre galassie, forse infinite, ma sono oltre il nostro orizzonte. La loro luce non ha avuto il tempo materiale per colpire i tuoi occhi. Il buio tra le stelle è l'ombra del tempo.
l'età finita dell'universo, è una risposta bellissima. Ma c'era un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia ancora una volta le regole del gioco. Perché vedi, c'è un momento nella storia antica dell'universo in cui non c'erano stelle isolate, ma l'intero spazio era una zuppa di plasma incandescente. Quella luce originaria, la primissima luce del cosmo, dovrebbe essere ovunque. Dovrebbe riempire ogni angolo del cielo. Se la soluzione di Poe fosse l'unica risposta, dovremmo comunque vedere un bagliore di fondo. E allora, dov'è finita quell'energia? 1929. L'astronomo Edwin Hubble punta il suo telescopio verso le galassie lontane e scopre qualcosa che fa tremare le basi della fisica. Le galassie non stanno ferme, si stanno allontanando da noi, tutte quante. E più sono lontane, più fuggono velocemente. L'universo non è solo finito nel tempo, si sta espandendo nello spazio. Lo spazio stesso si sta stirando, trascinando con sé tutto ciò che contiene. E questo stiramento ha un effetto devastante su tutto ciò che viaggia al suo interno, compresa la luce. Immagina di disegnare un'onda perfetta su un elastico. Ora prendi i due capi dell'elastico e tirali. L'onda si allunga, si distende, diventa più piatta. È esattamente quello che succede alla luce che attraversa un universo in espansione. Un fotone parte da una galassia lontana come luce blu, con un'onda corta e carica di energia. Ma mentre viaggia per miliardi di anni, lo spazio si espande sotto di lui. L'onda si stira. Da blu diventa verde, poi gialla, poi rossa. Questo fenomeno si chiama redshift, lo spostamento verso il rosso, e non si ferma lì. Se tiri l'elastico abbastanza a lungo, l'onda si stira così tanto da uscire dallo spettro visibile. Diventa luce infrarossa, poi microonde, poi onde radio. Diventa invisibile all'occhio umano. Il paradosso di Olbers viene distrutto definitivamente da questo fenomeno. La luce delle galassie più antiche e lontane ci sta raggiungendo, sì, ma l'espansione dell'universo l'ha letteralmente stirata fino a farla scomparire nel buio. La luce c'è, ma i nostri occhi, biologicamente programmati per vedere solo una minuscola frazione della realtà, non possono più vederla. Prova a tenerti forte. Quello che sto per dirti cambia il modo in cui percepisci la realtà in cui vivi. Il cielo notturno non è buio, non lo è affatto, è letteralmente in fiamme. Se potessi indossare un paio di occhiali sensibili alle microonde, non vedresti mai la notte. Vedresti una cupola luminosa che avvolge l'intera Terra, in ogni singola direzione. Nessun punto nero, nessun vuoto. È la radiazione cosmica di fondo. È l'eco diretto del Big Bang. È l'incendio primordiale dell'universo neonato, stirato dall'espansione cosmica fino a raffreddarsi a 2,7 gradi sopra lo zero assoluto. Abbiamo passato secoli a temere l'oscurità o a cercare di giustificarla. Ma l'oscurità era solo un'illusione causata dai limiti del nostro corpo. Il paradosso di Olbers si risolve così. L'universo è troppo giovane perché tutta la luce ci abbia raggiunto e si espande troppo velocemente perché la luce più antica mantenga il suo colore. Dal punto di vista fisico, misurabile con i nostri strumenti, siamo immersi in un bagno di luce fossile. Filosoficamente, potremmo dire che la notte è solo un filtro biologico, un'ombra creata dalle nostre stesse retine. Non dimenticarlo mai quando stasera uscirai e alzerai lo sguardo verso il vuoto nero tra le stelle. Non stai guardando il nulla, stai guardando la prova diretta che il tempo ha avuto un inizio. Stai guardando l'espansione inarrestabile dello spazio. Stai guardando l'eco della più grande esplosione mai avvenuta, travestita da oscurità. I fatti concreti della cosmologia ci dicono che il buio è un fossile e ogni notte
Semplicemente alzando gli occhi sei testimone oculare della nascita e della meccanica dell'intero universo. Restano ancora misteri inesplorati là fuori. Cosa c'è oltre l'orizzonte cosmico? L'espansione si fermerà mai? Domande immense che spingono la scienza umana sempre più oltre. Ma una cosa è certa: la risposta a uno dei misteri più complessi della fisica non richiedeva un telescopio gigantesco. Richiedeva solo la capacità di farsi la domanda giusta davanti alla cosa più normale del mondo. Una notte buia. Io sono Renderium e questa era la luce invisibile del nostro universo. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. La prossima scoperta ti aspetta oltre l'orizzonte.